L'amore è qualcosa di altruistico, il possesso è qualcosa di egoistico. Questo è l'unico vero totale discrimine fra le 2 dinamiche. In più, chi tenta di possedere il prossimo non è in grado o non ha un'abitudine o non ha un percorso di amore, prima di tutto nei confronti di sé stesso. Quindi persone che si amano, amano anche il prossimo. Persone che non si amano, non amano neppure il prossimo. La radice è sempre da papà e mamma, dai primi anni di vita, diciamo dal terzo al settimo, ottavo, nono anno d'età, ma soprattutto i primi 2, 3 anni sono quelli che formano il nostro sentire emotivo in modo forte. Sapendo questo cosa possiamo fare? Prima un percorso personale, diventiamo persone in grado di amare e iniziamo dalla relazione che avremo per tutta la vita, quindi quella con noi stessi. Amiamoci, amiamoci vuol dire guardiamoci dentro, vuol dire scopriamoci, capiamo la radice dei nostri disagi e delle nostre sofferenze e stiamo sempre positivi e propositivi. Questo è un allenamento quotidiano che ci porterà sicuramente a volerci bene. Volerci bene vuol dire anche stabilire dei confini nostri, cioè cose che noi in quel dato momento decidiamo di non voler travalicare, il che non vuol dire darci dei limiti, sono 2 concetti proprio differenti, e dei confini che non vogliamo che gli altri superino. E soprattutto siamo molto, molto chiari nella comunicazione, prima di tutto con noi stessi, quindi molto limpidi. Perché questa cosa non la voglio fare? Che radice ha? Perché invece questa cosa la voglio? Perché non voglio che gli altri sbordino in questo territorio? Spesso e volentieri ho messo dei confini alle altre persone dicendo: "Guarda, fino a qui arrivo, oltre non arrivo". Perché? Perché in quel dato momento sapevo che travalicare quel confine per me sarebbe stato troppo impegnativo. Quindi non era un no totale, a me stessa intendo, okay, perché poi con gli altri ci si rapporta, ma era, un no a quel dato momento, sapendo e avendo anche la voglia poi un domani magari quel confine di passarlo perché sarebbe stato uno step successivo, una crescita. Quindi partiamo sempre da noi stessi. Per quello che riguarda invece gli altri, non andiamo appunto a confondere l'amore con il possesso. Nella nostra cultura occidentale, soprattutto quella di stampo, cattolico, ma anche diciamo le grandi religioni monoteiste, che qui parte il pippone, se volete stoppare fatelo, ma credetemi andando avanti può essere interessante, il possesso era un valore. Perché? Perché si trasmetteva, ai figli un bene piuttosto che, un titolo, piuttosto che un mestiere. E la donna rientrava nei possessi, chiaramente, serenamente detto. Quindi cosa succedeva? Che, tutte le manifestazioni del possesso venivano vissute come manifestazioni d'amore, cioè la cultura stessa era impregnata in questo modo. Quindi siamo arrivati alle ultime generazioni, diciamo dal dopoguerra, quando la donna ha iniziato a autonomizzarsi proprio economicamente, quindi son cambiate moltissime dinamiche, tant'è che le donne libere nei secoli passati, guardate, erano sempre quelle che avevano comunque un patrimonio personale che potevano gestire. Quindi cosa succede? La donna si è autonomizzata e quindi ha iniziato a ragionare che il possesso e le forme del possesso non erano così coincidenti con le forme dell'amore. E questo dal nord al sud, quindi diciamo il Nord Europa prima, avendo anche una mentalità di stampo protestante, in cui la donna commerciava, faceva cose, aveva attività, quindi questa è arrivato prima e poi da noi. Per cui il possesso non è amore. Un uomo che dice ti mangerei di baci, state in campana, perché vi vuole divorare. E spesso e volentieri il come una persona si esprime linguisticamente è lo specchio di quello che pensa e che prova. Un uomo, che non vuole che, tu abbia altro all'infuori della famiglia e ti dice: "Tu sei la madre dei miei figli" e in queste parole non mette una positività, ma mette un vincolo, cioè tu sarai per sempre impiantata qui, non ci sta amando.
perché lasciate perdere che ognuno è perfettamente in grado di amare i propri figli e non ha certo bisogno che un'altra persona crei una gabbia intorno a questo concetto, ok? E il fatto che io ami i miei figli non è assolutamente vincolato al fatto che io ami te, viva con te o stia con te. Quindi anche queste cose chiariamocele. Quindi il segnale che ci devono far capire che si tratta di possesso e non di amore, soprattutto inizialmente, perché spesso e volentieri le persone poi si ritrovano all'interno di meccanismi e non sanno più come uscirne e non ne vedono neanche la criticità, finché poi alla fine arrivano i disastri, che sono disastri fisici, quando qualcuno viene ammazzato, diciamo, o disastri economici o disastri emotivi o disastri di qualunque genere, quindi anche donne che non hanno una loro autonomia, ce n'è ancora parecchie, credetemi, soprattutto quando si tratta di imprese familiari, rimangono ancorate tutta una vita a questa cosa, o piuttosto disastri emotivi, in cui siamo legate a partner che in realtà non ci amano, ci fanno soffrire, ci tengono in gabbia, ma noi crediamo che questa sia una loro forma di amore. Quindi lui ama così. No, il discrimine è netto, lui non ti sta amando. Non esistono forme di amore. L'amore ha espressioni differenti, ma il nucleo è l'amore. E la differenza tra amore e possesso è questa. L'amore è altruistico, il possesso è egoistico. E il possesso deriva da una tara emotiva della persona che tenta di possedere. Questo vuol dire capire, non vuol dire giustificare. Sono anche qui due concetti differenti. Quindi il primo step è capire se stiamo con una persona che ci vuole possedere o che ci sta amando. E se noi stessi siamo persone che possediamo o che amiamo. Ed è facile capirlo. Non accettiamo l'altra persona, i modi dell'altra persona, quello che l'altra persona fa e cerchiamo di modificarlo. Quando cerchiamo di modificare qualcuno è una forma di possesso, non è una forma di amore. Questo, sempre per mettere i puntini sulle i, non vuol dire che ci debba andare bene tutto. E ritorniamo al senso sano dell'amore per se stessi, cioè i confini che decidiamo di mettere a noi stessi e all'altra persona. Tutte le forme di dipendenza sono forme di possesso, ricordiamoci anche questo. Per cui se io non riesco a vivere senza di te, no, non mi stai amando, hai un bug di sistema. Poi che ti faccia piacere stare con me, è sano, è bello ed è gioioso, ok? Però ognuno di noi deve essere in grado di stare da solo, di rapportarsi a se stesso nel silenzio e da lì in poi rapportarsi a un'altra persona. Quindi anche tutte le persone per cui noi abbiamo questo tipo di apporto, di necessità, ecco, rendiamoci conto che non stiamo noi stessi instaurando un legame d'amore, ma un legame di possesso. Il discorso è estremamente ampio, ma questi sono i punti principali che possiamo con tranquillità tenere presenti. Se volete, riguardatevi anche il video più volte e magari segnatevi i punti che per voi sono importanti o quelli su cui pensate di dover lavorare con voi stessi, io con me stessa chiaramente, o pian pianino da far capire o introdurre anche con l'altra persona, ma soprattutto nelle amicizie. Se avete degli amici, delle amiche che vedete hanno questo atteggiamento, siate realmente amorevoli verso di loro e cercate di dare una mano, anche solo una piccola frase, un accenno, e vedete se questo apre un lieve spiraglio. Se siete d'accordo con il video, un bel like, se no, beh, il pollice in giù è proprio brutto da vedere, grazie no, però se non siete d'accordo, avete un'altra idea, un altro modo di approcciarvi alla cosa, mettetelo nei commenti, perché chiaramente nei commenti è quel terreno, quel luogo di confronto e, se vogliamo, anche di serena discussione per tutti i temi trattati nel canale. Quindi vi ringrazio tantissimo di seguirmi
dell'iscrizione, che è un gesto bellissimo perché vuol dire che quello che sto facendo realmente mi piace. Se volete condividere il canale, diventa sempre di più un terreno fertile di crescita per tutti quanti, me per prima. Quindi grazie di cuore.